Ciao a tutti. Valutavo in questi giorni quante Harley Benton ho avuto da quando ho aperto il canale e sono arrivato al numero forse abbastanza impressionante di 18. Ma sei impazzito? Parlo di Harley Benton compresi anche due kit che ho preso, che comunque sono sempre Harley Benton, sempre chitarre Harley Benton. 18. A questo punto, con poca modestia, posso dire che sono un esperto di Harley Benton e le apprezzo ovviamente. Nel mio canale, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, ci sono state molte altre prove di altre chitarre, di altre marche, e se non siete iscritti già al canale e non lo sapete, andate a vederle e iscrivetevi ovviamente al mio canale, così mi date una grossissima mano e il canale cresce. Grazie mille. Allora, Harley Benton l'ho apprezzata fin da subito, in quanto erano anni che non suonavo e non toccavo una chitarra, dopo aver suonato molto in giro anche per l'Europa da giovane, avendo fatto dei dischi, suonavo con dei gruppi, insomma, con cui si suonava abbastanza duro. Ecco, per cui dopo anni ho ripreso in mano una chitarra e, incuriosito dalle specifiche, ho detto vabbè, provo a prenderla. Quando suonavo io a quel prezzo, la mia prima Harley Benton mi sembra fosse costata 130 euro. Ho detto è impossibile, cioè non può avere queste caratteristiche. Quando ero giovane, con quel prezzo si prendevano due pezzi di legno attaccati con il nastro adesivo e forse riuscivi a tirar fuori una nota. Ho detto è impossibile che arrivi una chitarra suonabile, e invece mi è arrivata una chitarra a tutti gli effetti buona, sì, con qualche piccolo aggiustamento da fare, però una chitarra che mi ha lasciato senza parole. Ricordo che cioè 130 euro, ho detto che cacchio mi arriva, e mi è arrivata una bella chitarra, per cui volevo fare una carrellata veloce, ve lo assicuro, niente che duri più di mezz'ora su queste 18 Harley Benton, dato che ormai insomma le conosco bene, posso dare il mio parere. Non tutte mi sono piaciute e spero vi possa aiutare. Sono chitarre un po' di tutti i tipi: Telecaster, Stratocaster, tipo Gibson, tipo Les Paul, e per cui insomma è una carrellata piuttosto completa. Dall'elenco mancano le ultime uscite, le ST Modern Plus e via dicendo, che magari in futuro insomma non è detto che proverò, perché come ho detto, oltre ad Harley Benton, sul canale ho provato molte altre chitarre di altre marche. Va bene, comunque Harley Benton per me resta un po' nel cuore, perché è stata la via di rientro nel mondo della musica, che mi ha fatto tornare anche voglia di suonare. Bene, partiamo. Io direi andiamo dalla prima all'ultima che ho preso, ovviamente, e la prima che ho preso è stata la TE40 TBK. L'ho presa perché mi piaceva. Non amo le chitarre nere, però questa con tutti l'hardware dorato faceva la sua bella figura, e in effetti quando è arrivata era più bella che in foto, una bella chitarra. A dire il vero, come primo arrivo da Thomann mi è arrivata la chitarra tutta piena di botte, scassata. Ho dovuto rimandarla indietro, ho detto bene, cominciamo bene. Thomann in 2 giorni me l'ha rimandata senza neanche battere ciglio. Veramente su Thomann nulla da dire, sono assolutamente professionali. E comunque questa TDK, TE40 TDK, mi è piaciuta. Aveva, insomma, ricordo che all'epoca costava 135 euro se non sbaglio. Aveva un po', sì, tasti un po' pungenti, quelle cose lì. Ho detto però vabbè, per questo prezzo cosa vuoi fare, insomma. Però suonava, e suonava bene. Aveva un suono un po' più tipo Gibson che Telecaster, avendo 2 humbucker,
i due humbucker Huff della Roswell, che hanno un output un po' superiore agli humbucker Luff che monta su altri modelli della sempre Roswell. Bene, la TDK è stata una chitarra, insomma, che comunque mi ha dato quella voglia di ritornare, e con cui ho fatto un primo short così su YouTube, ma ancora non sapevo se volevo farci un canale o meno, insomma ero molto così indeciso, l'ho fatto più per gioco, per farlo vedere a mio figlio. E per cui non c'è una prova sul canale, ma ci sono un paio di video dove la suono, ecco, per cui se avete voglia andate a vederli. La seconda chitarra che ho preso è stata la TE90. No, scusate, ho preso la TE90QM, che è Kilted Maple, molto molto bella anche questa, ed è praticamente una copia della TE40 TBK, solo che è di fatto una semiacustica, anche se di semiacustico ha molto poco, in quanto ha gli stessi pick-up della sorella nera precedente che dicevo. Per cui un suono praticamente uguale, insomma lì è stato un mio errore, l'ho presa perché mi piaceva molto esteticamente, e questa, devo dire, mi è arrivata praticamente quasi insuonabile, con un'action altissima. Avrei dovuto renderla, invece testardo ho voluto sistemarla io e ci sono riuscito in parte. Ho abbassato quello che riuscivo l'action, ma non ci sono stati versi, insomma è una chitarra che mi ha assolutamente deluso, e io spero che fosse un esemplare che è arrivato a me male, come capita un po' dappertutto, insomma in tutte le aziende, e per cui non la posso promuovere, è una chitarra che non mi è molto piaciuta. Allo stesso tempo, per quello ero indeciso su seconda o terza, è arrivato anche il mio primo kit, un kit CST che aveva il tremolo. Ora non lo producono più con il tremolo, è che praticamente una copia del Paul Smith, e mi sono divertito un sacco. Ce l'ho ancora appeso da qualche parte, eccolo lì. È tutto smontato adesso perché ho messo pick up, l'ho usato proprio come base per imparare anche un po' come è fatta una chitarra, come sistemarla, cioè la uso un po' come esperimento, base da esperimento. E devo dire però che anche quello costava sui 90 euro, ho detto chissà che cavolo arriva, invece arrivano dei kit che si possono già montare e suonare. Hanno il difetto, che per me è un grande difetto, che arrivano verniciati a una vernice trasparente, e per cui se vuoi darci un colore diverso devi star lì, carta vetrata e giù di gomito, a togliere questa vernice, e devi toglierla bene, perché se non la togli bene il colore non attacca. E quello mi ha dato un po' fastidio, ed è il difetto dei kit della Harley Benton. Io non ne ho più presi da tanto tempo, spero che abbiano tolto questa cosa, però se c'è ancora, vabbè, giù di carta vetrata. Mi ero dimenticato una chitarra, per cui le chitarre Harley Benton che ho avuto in realtà sono 19. È una chitarra che ho preso usata, è una CST 24T, Amber Flame Green, insomma era verde, che anche questa mi è piaciuta moltissimo. Sono chitarre che consiglio. Anche questa era una chitarra con i pick up Huff, quelli un po' più cattivi. Il privato a cui l'ho comprata aveva messo le meccaniche autobloccanti della Grover. Io ho messo due pick up anche io su questa, due Tone Rider Generator, che secondo me sono eccezionali come pick up, ed era un chitarrone assolutamente ottimo, che mi pento un po' di aver venduto. Sono fatto così. Comunque in realtà sono 19 le Harley Benton che ho avuto.
Ecco, la mia terza chitarra è un'altra chitarra Harley Benton che mi ha deluso. Ma direi, ma su tre ne hai avute due che ti hanno deluso, hai continuato però. Sì, sono testardo. Ed è la ST90 SA, che vuol dire SA Swamp Ash. Chitarra, tutti ne cantavano le lodi, chitarra in Swamp Ash eccezionale, sustain, a me non è piaciuta manco per niente, insomma, pesante, un Swamp Ash molto così sospetto, perché sembravano più molti strati messi uno sopra l'altro, uno Swamp Ash fatto in economia, ecco, diciamola qua. Anche qui ancora non ero convinto del canale, per cui non ci sono video dove la provo, c'è un video o due dove la suono, parlo dei primi video del canale. Ci ho fatto una cover di Steve Hillage, il vecchio chitarrista dei Gong. Per cui anche lì andate a sentirla se volete, però devo dire questa chitarra l'ho venduta quasi subito perché non mi ci trovavo, insomma. Io con le Stratocaster ho sempre suonato, ma questa non me la sentivo bene in mano. Ecco, una chitarra che alla fine non consiglio. Adesso molto molto probabilmente è migliorata, perché Harley Benton ha migliorato tantissimo la qualità nell'ultimo anno e mezzo, la qualità e anche il controllo in fabbrica. È molto difficile che arrivino chitarre con difetti o cose del genere, per cui questa comunque a me non è piaciuta. Ecco, la mia quarta Harley Benton è stata la SC450 Plus. È una smaccata replica di una Les Paul standard ed è una buona chitarra, è una chitarra che mi è piaciuta. Aveva la funzione anche del push-pull su entrambi i pick-up. A suo tempo era con il corpo in mogano, adesso fanno il corpo, se non ricordo male, in naiato o in ocume, non lo so, hanno cambiato un po' i legni, forse per mantenere i prezzi bassi, però questa chitarra, devo dire, mi è piaciuta molto ed è la chitarra con cui ho fatto il mio primo video, che è una cover dei Rush, e si suonava molto bene, è arrivata settata bene, un manico veramente buono. Per i puristi del peso, devo dire, aveva un peso, pesava sui 4 kg e qualcosa, ma come erano le Gibson di una volta, per cui una chitarra che comunque promuovo, la SC450 Plus, ed tuttora credo sia un buon acquisto. La mia quinta chitarra è stata una chitarra acustica, è la CLD 15 MCE VS, che era imponente, una grande chitarra. Adesso non la fanno più, cioè la fanno uguale, però non VS, che non ricordo, Violent Sunburst forse voleva dire, non lo so, la fanno uguale, praticamente è la stessa chitarra e quella non è più in produzione, però devo dire una chitarra che mi è piaciuta moltissimo, e questa invece sul canale la trovate come prova. Io sì, dopo mi viene il prurito e devo venderle, per cui l'ho venduta, ma devo dire la ricordo molto molto volentieri, un bel suono pieno, questa grande cassa era completamente in mogano il corpo, mogano il manico, teneva bene l'accordatura, aveva un suono veramente rotondo, bello, insomma, una chitarra che consiglio tuttora. La mia settima chitarra è stata la SC Custom Plus, l'edizione che hanno fatto con i pick-up MG, e anche questa un chitarrone, costava veramente, per quel tempo era la Harley Benton più costosa di tutte, costava 460-450 euro, che per essere una Harley Benton sono soldi. Chitarra assolutamente grandiosa, devo dire. I pick up della MG
eccezionali. Aveva le meccaniche autobloccanti, ricordo aveva il manico in giattoba tostato se non sbaglio, i tasti erano normali, non erano in acciaio, però ragazzi un suono veramente eccezionale, insomma la producono ancora, non la producono più del colore che ce l'avevo io, che era un rosso trasparente, a me piaceva. Anche questa c'è la prova sul canale, l'ho anche paragonata, messa in paragone con la Sire L7, e una bella chitarra, la consiglio assolutamente. La numero 8, anche questa mi è rimasta un po' nel cuore, anche se non ce l'ho più, è la Aeolus, la Harley Benton Aeolus, è una semiacustica con una forma a Les Paul. Anche questa, una cosa che a me non interessa, ma so che a molti interessa, pesava abbastanza, pesava sui 4,50 kg, era un bel blocco di chitarra. E chitarrone veramente, aveva i pick-up Tesla, i primi pick-up Tesla che la Harley Benton ha cominciato a mettere sulle sue chitarre, le ha messe su questa Aeolus, o Eolus come si può dire, insomma. E grande chitarra, anche questa corpo in mogano, manico in mogano, tastiera era in, no scusate, il manico era in acero tostato, tastiera era in acero tostato, aveva i tasti in acciaio, capotasto in grafite, meccaniche autobloccanti, push pull, una chitarra assolutamente ottima. Ora non ha più il corpo in mogano, ha il corpo mi sembra in ocume o cumè, quello che come si dice, però so che è comunque una chitarra assolutamente ottima. Harley Benton Aeolus, promossa in pieno. La 9 è la Harley Benton Fusion T. Anche questa grande chitarra, bellissima, mi è piaciuta. Devo dire, corpo assolutamente ottimo, innaiato, manico in acero tostato, tasti in acciaio, insomma, ecco, avevo detto che non dicevo tutte le caratteristiche. Comunque una chitarra assolutamente ottima, suono ovviamente più versante Gibson che Fender, però nulla da dire, chitarra che ho venduto a malincuore e che rimpiango. Tutte quante le vendevo, dicevo sì, casomai magari me la riprendo più avanti, poi dopo arriva sempre qualcosa di nuovo e addio, insomma. Però chitarra che consiglio, la Fusion T. La successiva è stata la Harley Benton DC DLX Goto. Goto perché aveva tutto l'hardware di Goto. Chitarra anche questa che mi è piaciuta moltissimo, chitarra con dei suoni pazzeschi, anche qui i pick up erano Tesla e devo dire si sente la differenza rispetto ai Roswell, anche un pick up della Tesla è molto più caro di un Roswell e c'è il motivo. Sono degli ottimi pick-up Tesla e qui davano il meglio, nel senso una chitarra che a mio giudizio dava i punti alle varie Epiphone e compagnia bella, veramente una chitarra. Ora del colore che ce l'avevo io non la fanno più, credo ci sia rimasto solo un azzurrino chiaro, sta uscendo di produzione e se la trovate prendetela perché vale la pena. Al numero 11 una Harley Benton che mi è rimasta veramente e che ho ancora, è la TE62 DB Double Binding, è là in fondo. È una chitarra che anche qua sono rimasto senza parole perché ho detto ma non è possibile, cavoli, 160 euro, chitarra veramente pazzesca, ve la consiglio proprio spassionatamente. Tutta la serie 62 delle Telecaster Harley Benton è ottima, c'è la serie senza il doppio binding che costa 10 euro in meno,
è uguale praticamente, e ve le consiglio perché sono chitarre leggere, vanno bene, suonano molto bene. Io la mia suonava bene, le ho cambiato i pick up, ho messo degli Iron Gear, e sì, ci sono i video sul canale dove appunto vedete la chitarra prima e dopo. È una chitarra che consiglio assolutamente a tutti, TE 62 DB o normale, insomma, una delle due va benissimo. Poi ho preso un altro kit, il kit JA, che eccolo lì, anche questo è smontato. Ci ho fatto comunque un paio di video su quel kit e mi è piaciuto veramente molto. Anche i pick up con cui arriva, i P90 con cui arriva, sono senz'altro pick up economicissimi, però suonano benino. Quando l'ho provata, anche qua sono rimasto, anche se i legni sono poveri, l'hardware è povero, tutto è povero in questo kit, ma come in tutti i kit della Harley Benton, bisogna dirlo, però bisogna anche dire che sono kit che suonano, e quando sono assemblati bene sono delle chitarre dignitose e vanno bene. Poi se uno vuole valorizzarli cambiando pick up meccaniche o cose del genere, lo può fare benissimo, si trova con una buona chitarra. Questo kit, anche questo, costa veramente nulla, 90, forse meno, 89-90 euro, e anche qua lo consiglio se avete voglia di divertirvi un po'. Ecco, l'unico problema è stato come sempre quello della vernice sul corpo, che io sinceramente mi dà fastidio, ecco. Al numero 13 un'altra chitarra che mi è piaciuta molto, la TE 90 FLT. FLT starebbe per Filtertron, la chitarra con i pick up della Filtertron, ma che cacchio, potevano chiamarli Giuseppe, no? È comunque una buona chitarra, una chitarra assolutamente che mi è piaciuta veramente molto. Anche questa costa abbastanza poco, sta uscendo di produzione, per cui se volete beccarvi le ultime muovetevi, perché mi sembra che pian pianino stiano uscendo di produzione. Ad esempio quella arancio che avevo presa io non la fanno più, è rimasta quella nera, mi sembra, aveva vari colori. Qui trovate il video sul canale anche di questa, e una chitarra ottima, dei suoni ottimi. I Filtertron della Roswell sono buoni, bisogna dirlo. Buona chitarra. Altra Harley Benton che non mi ha convinto moltissimo, la TE 69 TL, mi sembra, Hot Rod comunque, e chitarra veramente pesante, 4 kg e mezzo mi sembra che pesasse, pesantissima, ma al di là di quello, che è una cosa su cui io passo tranquillamente sopra, non mi ha convinto assolutamente come suono. Aveva un humbucker staked, cioè sono un single coil a forma di single coil, però è un humbucker, sono praticamente due single coil sovrapposti, e non mi piaceva, aveva un suono freddo, stridulo, troppo acuto, e il pick up al manico per contro era troppo impastante, aveva un suono che non mi convinceva assolutamente. La chitarra di per sé è fatta bene, è fatta molto bene, con il manico roasted e tutto il resto, tutte le caratteristiche ok, ma non mi ha convinto, cioè l'ho venduta praticamente dopo neanche un mese e mezzo l'ho venduta, ci ho fatto la prova sul canale. E la prova sta andando bene, vedo che ha più di 11.000 visualizzazioni. È una chitarra che interessa perché sulla carta è veramente ottima, però come sapete anche voi bisogna instaurare anche un feeling con lo strumento, e con questo strumento non c'è stato, mi spiace, ma passo alla prossima.
quella dopo mi è piaciuta moltissimo, è una Fusion 3, che anche questa purtroppo non è più in produzione, e l'ho presa per provare queste Fusion 3 che si sentivano recensioni ottime, recensioni meno buone. Ho detto boh, proviamola, insomma, e mi è arrivata e mi è piaciuta assolutamente subito, mi è piaciuta, fatta bene. Anche qua tasti in acciaio, manico roasted e bla bla bla. Però devo dire, qui il feeling si è subito instaurato senza problemi. Chitarra che consiglio a tutti, ora la fanno in altre colorazioni, in altri modi, però è sempre quella, insomma, la Fusion 3, per cui è una chitarra che mi è piaciuta molto. Andate a vedervi la prova se volete. L'ho fatta in inglese, ma ci sono i sottotitoli. Bene, la prossima, la ST62, anche questa mi ha veramente lasciato il segno, e questa conto prima o poi di riprendermela, perché questa chitarra è la classica chitarra che costa poco, suona già bene, ha delle ottime caratteristiche, e modificandola un po', anche spendendo il prezzo che costa, che mi sembra 160 euro se non ricordo male, non so, si prendono 160 euro di pick up, magari si cambiano le meccaniche, si ha una mega chitarra, si ha una chitarra che potrebbe costare benissimo 700-800 euro. Chitarra che l'ho detto anche nel video sul canale, che mi ha lasciato assolutamente di stucco, grande chitarrone, insomma, sapete, qui un grande feeling fin da subito rispetto alla TE 90 che dicevo prima. Qui invece è andato tutto liscio, tutto tranquillo. La chitarra, come dicevo, da 1 anno e mezzo, 2, arrivano settate bene, controlli di fabbrica fatti bene. La chitarra mi è arrivata veramente tranquillamente a posto. Ci ho messo le mani qui proprio 10 minuti per sistemare alcune cosette, ma assolutamente buona. Ecco, l'unica cosa che non mi è piaciuta di questa chitarra è il ponte, perché è un ponte veramente economico, ecco, per cui suona bene tenendo il ponte bello basso. Se si comincia a smanettare è finita, però una chitarra che a mio giudizio merita la spesa anche, non so, di cambiargli un ponte, non necessariamente i pick up, che sono onesti, suonano discretamente. Chitarra che mi è piaciuta molto. Poi è arrivata la JA del 25esimo anniversario, che ancora ho e che è là in fondo. Ho modificato, è una chitarra che intendo tenermi, non voglio venderla, perché a parte il discorso che ormai è fuori produzione, non si troverà più, acquisterà valore nel tempo, ma a me questo me ne frega abbastanza, voglio dire. È una chitarra fatta molto molto bene, chitarra che ha caratteristiche superiori alle caratteristiche di serie, ha i tasti in acciaio, manico roasted bellissimo, capotasto in grafite, meccaniche autobloccanti, ecco, via dicendo. Io ci ho messo 2 pick up P90, lei arriverebbe con dei pick up single coil, anche se sembrano dei P90, sono dei single coil, e 2 P90 della Tone Rider, e assolutamente è migliorata a mio giudizio tantissimo. È una chitarra che comunque resta lì e resterà lì insieme alle altre 2 Harley Benton che ho deciso di tenere. Ecco, l'ultima Harley Benton che ho preso, l'ho presa giusto 1 anno fa, è più di 1 anno che non prendo Harley Benton, e l'ho spiegato in un video precedente di un paio di mesi fa. E ne prenderò ancora Harley Benton, ma ne prenderò poche, 1 o 2 all'anno, fino a che Thomann, dato che gliene ho fatte vendere un bel po', in quanto voi spesso mi avete scritto: guarda, ho preso la Harley Benton dopo aver visto il tuo video, mi piace, grazie, mi fa molto piacere questo.
però io le ho sempre comprate tutte quante, per cui se Harley Benton me le manda bene, se no una all'anno, non di più. Allora, l'ultima che dicevo è la HB35 Plus, e qui devo spendere due parole in quanto la chitarra è arrivata perfetta, senza nessun difetto, e settata, sembrava appena passata da un liutaio. Veramente veramente soddisfatto. La chitarra suona molto bene. Adesso qui non c'è perché l'ho portata dal mio amico Moientale, il liutaio, per cambiarle i pick up. Ci monterò anche lì due Tone Rider Alnico 2, dovrebbe essere pronta la prossima settimana, e ovviamente ci farò il video dedicato. Il video sulla chitarra è comunque disponibile sul canale, anche questo è piaciuto molto, moltissimo, e ne sono contento. Una chitarra che vi consiglio perché rispetto, non so, a una Epiphone che costa 500-600 euro, lo devo dire, non ci sono grandi differenze assolutamente, nel senso la Epiphone suona leggermente meglio solo perché ha dei pick up leggermente migliori, ecco. Questa comunque suona bene, è una chitarra assolutamente che mi ha soddisfatto e che non ho nessuna intenzione di rivendere e che terrò. Per cui, insomma, Harley Benton, devo dire, con alti e bassi, ma molti più alti che bassi, ha caratterizzato un po' i primi 2 anni di questo mio canale. Nel terzo anno l'unica Harley Benton che avete visto è proprio questa HB35 Plus. Adesso quest'anno conto ancora di tornare a farvi conoscere qualche Harley Benton e spero che vi farà piacere. In ogni caso è giusto avere una panoramica un po' generale anche con altri modelli e altre chitarre. Bene, spero vi possa essere stato utile, magari avevate nel mirino qualcuno di questi modelli, io vi ho dato la mia opinione, spero che vi sia interessato e che vi sia soprattutto, come dicevo, di utilità. Ecco, ci vediamo adesso molto molto presto perché stanno arrivando altri 2 o 3 video abbastanza interessanti, per cui statemi bene e ci vediamo molto presto, come ho appena detto. Ciao.